Durante la dinastia Tang, in Cina, l'imperatore ci ha chiesto di costruire per lui e la sua consorte il più bel giardino del mondo. Ci ha dato un meraviglioso spazio in cui mettere alla prova le nostre capacità e la nostra fantasia. Siamo tutti ingegneri che progettano giardini insieme, ma l'ambizione di ciascuno farà sì che alla fine si cercherà per sé una migliore considerazione da parte dell'imperatore. La costruzione di questo maestoso giardino attira a sé molti visitatori e noi, pur cominciando tutti nelle stesse condizioni, approfitteremo della loro opinione per convincere l'imperatore di essere stati i migliori. Un architetto decide di darci un piccolo aiuto economico nel momento in cui costruiremo ponti o padiglioni. Gli piace particolarmente poter ammirare delle costruzioni. Una fanciulla che ama molto gli animali ci suggerisce di costruire più spazi possibili che contengano uccelli e pesci, e allora sarà contenta di darci il suo sostegno. E infine una poetessa che trae ispirazione dagli specchi d'acqua e sarà ben felice di dire una buona parola nel momento in cui potrà ammirarne il più possibile nel nostro giardino. Cominciamo. Dobbiamo però prestare attenzione che tutto sia armonico. Sentieri, acqua, roccia e vegetazione, tutto deve combaciare, tutto deve completarsi. Più il giardino si arricchisce, più le scelte sono vincolate, ma questa è la nostra piccola sfida. Cominciamo anche a mettere le prime decorazioni, alberi, ponti, padiglioni e animali, o uno o l'altro un po' alla volta. In qualche modo ciò che costruiamo ci appartiene. Piccole ricompense ci consentono di avere prestigio che attirerà più visitatori in attesa di conoscerci e vedere la nostra opera. E appena possibile accompagniamo il nostro ospite nel miglior punto di osservazione per lui, potendo così accoglierne di nuovi. Intanto il giardino cresce, si cominciano a scorgere i primi panorami e noi cerchiamo di fare in modo che anche questi accontentino i nostri ospiti, che possano ammirare ciò che più gli piace. Poi arriva la sera e se desideriamo proseguire oltre il nostro lavoro, accenderemo le lanterne che ci consentiranno di fare qualche cosa in più, spegnendosi al calare della notte. Un nuovo giorno si affaccia sul giardino che cresce, che arricchisce il proprio splendore in natura, ammirato da sempre più visitatori, che hanno trovato in esso la pace dello spirito. Quando il giardino è finito, non resta che dare notizia all'imperatore e scoprire chi ha soddisfatto maggiormente le sue aspettative. Tang Garden ci trasporta nell'antica Cina, quando la cura dell'estetica e la filosofia Feng Shui si esprimevano al massimo, e lo fa in modo esemplare. Gioco competitivo, da 1 a 4 giocatori, fa delle meccaniche semplici ma profonde e di un'ammirabile cura dei dettagli i suoi maggiori punti di forza. Partecipare alla costruzione del giardino è una sensazione palpabile grazie agli elementi tridimensionali che siamo chiamati a posizionare sul tabellone dopo aver costruito il terreno adatto. Durante la partita ci troviamo a scegliere tra più azioni, anche se in realtà siamo obbligati a svolgerne solo una. Le tessere del giardino sono bellissime e contengono diversi elementi da unire intelligentemente tra di loro. Se qualche punto immediato dà soddisfazioni, essere lungimiranti nel piazzamento consente un maggiore accumulo alla fine della partita. In ogni modo, posizionare ponti, padiglioni, alberi, proseguendo il gioco, è decisamente appagante, anche se non sempre si possono dare un senso e un equilibrio reale, dovendo massimizzare il punteggio. Molto interessante è la gestione dei visitatori. Se in principio ci sono d'aiuto nell'accumulare risorse e bonus, in realtà non ci daranno punti fino a che non saranno posizionati nel giardino. Considerando che non è possibile ricevere un nuovo ospite finché ne abbiamo uno con noi, si crea una lieve tensione nella gestione di questa decisione. Ad ogni modo, a mio parere, Tang Garden va giocato in pieno spirito zen. L'interazione tra i giocatori è molto bassa e si può tranquillamente concedere al gioco l'aspetto meditativo che merita. Guardare crescere il giardino, vedere i panorami che piano piano si posizionano insieme a tutti gli altri elementi è una bella sensazione, anche se non tutto è opera nostra. Ponti, alberi, padiglioni e animali. Tutte le decorazioni concedono punti in base a quante se ne sono posizionate.
e faranno parte di un ulteriore conteggio suddiviso tra tutti coloro che ne godranno la vista. Infine, il sistema delle lanterne permette di ricevere azioni aggiuntive da usare con parsimonia nel proseguire della partita. In 3 giocatori si supera l'ora di gioco, in particolare se si è alla prima partita. È stata pensata anche una variante in solitario che sfrutta in modo diverso le lanterne e la presenza dei visitatori. Tangarden è un bel gioco, esteticamente meraviglioso e dalle meccaniche semplici e facili da imparare. Ringrazio tutti quelli che hanno cominciato a seguirmi, che mi sostengono e che mi aiutano con consigli e suggerimenti. Un ringraziamento particolare a Francesco Testini, l'autore del gioco, per l'incoraggiamento nella realizzazione di questo video e per l'aiuto nel poter raccontare la sua storia. Se avete piacere, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima!